Ehi la ciurma! Io sono Matsetes, ben ritrovati qui in questo episodio di Wildermyth. Continuiamo la nostra avventura con come si chiamava? La fantastica ciurma, qualcosa del genere, vero? Mi ero trovato qualche scemenza di quel tipo. Voglio avvicinare il microfono ma senza che appaia nella webcam. Webcam, tu ignoralo. Guarda a me. Allora, la mitica ciurma era... abbiamo fatto tutto, mi sa che dobbiamo solo picchiare Ethusia? Fortissimo, no? No, allora, eravamo andati qua a fare un coso. E manderei allora a questo punto anche a prendere la platelia e poi andiamo in su. Che dite? Tanto abbiamo 3 persone libere, no? Cos'è che avremo? Perché così almeno ci potenziamo, proprio ci uppiamo l'equipaggiamento. Spell threads ne avremo parecchi, perché avremo 15 in più. Quello che ne avremo di meno sono hide e fabric. Che sono esattamente quello che vuole darci. Uno di tutti e due, va. Andate poi. Let's go! Adesso però in 50 giorni si potenziano i tizi. E... quelli però sono a metà, per cui direi... Intanto... Curve pass? Possiamo fare un passaggio per quest'altra zona qua. Invece qua no, possiamo solo fare le difese. No, non voglio fare delle difese. Radunatevi qua, voi tre intanto. E gli altri costruiscono perché vabbè, non andrei a costruire ancora anche qua. Andiamo a radunarci anche qua con gli altri tre. No. Together. Voi anche. Ah! C'è un'opportunità per Elon Wine e Glimble. Allora, Elon Wine never told anyone. In fact, she often wondered whether it had truly happened at all. A death curse had been laid on her head as a girl. The words of some weird witch whose wrath had been stirred. A vulture voice shrieked in Elon Wang's lip, visiting often on nights on a shadowed moon. Many years went by. As summers piled up, Elon Wang began to feel a clutching hand at her heart. And at last, she confided in someone. She chose a friend, a man with whom she'd fought battles and beaten dire odds. Cottage is just up this way. Had to be in the spookiest place possible, I guess. That seemed to be how these things go. They traveled to the whispered home of an exile, an old mystic reputed to have studied curses and their counters. I do wonder... Well, there's a reason exiles got exiled, right? There's some reason. I mean, we ourselves aren't exactly welcome everywhere. Sometimes it's just a difference that people fear. What's this lady called? Dry. What's the name I heard? Dry's like wind. Trees? Is it the makeful trees again? All mumbling and moth-peppered? From the far side of the cottage, her creaky voice bleats. Is it trees and the breeze between them? Or the hair of a proud owl, muttering to mock my ears on this most markless night? Wherever you be, lostlings or doggons, or even a man of bones, if you creep anchoring to my cottage door, be warned. I'm no morsel for a tooth, nor treasure for a... You're full of rare words, aren't you? I've dug quite deep for them. And who are you? Complimentary spirit voice. Then her lantern light finds their faces. Oh! And a laugh spills from her, a barbly, wet worm laugh. Ho-ho! Is it two couch travelers? Aho! Aho!
Come inside, it's late, but my stove's going. There's pig feet pickled 9 years. Chicken I'll chop and simmer. We tell this exiled mystic about Elonwine's curse as chicken cooks in a bluish bath. Curses, X's are really extensions of nature, agents of a wild will, like beasts, like fire, eating, breathing, destroying. Once a curse is put into motion, it follows the course of chaos. The trick then is to trap it. Eh? The trick then. Okay. The trick then is to trap it. Okay. To lure it out of a life it circles and blind it within new bounds. Sure, I know how to do this, but the cost is always steep. We can handle most things. What do you need? If you are set on it, there's somewhere you must go, and you may not well enjoy it, what you find there. But you are to retrieve something, a stone. A stone that was buried in a cave well hidden. There are few objects of power in this world fit to be a home, a prison for a curse. The emerald stone, green and bright. Hope that I am the only one who knows its location. Allora, visto che è una questione per la nostra Elonwine, che è la cera più trascurata di tutta la compagnia, sinceramente non andrei a perderci del tempo su questa missione in questo momento, perché anche se le dà un super mega bonus più, è un personaggio che non mi interessa tenere sul lungo termine, per cui la terrei così. È vero che non è neanche la più giovane, dai, alla fine. È poco più giovane di Glimbaron. Era un Amborus sul retirement age, per cui no, direi lasciamo perdere. Ok, siamo tutti arrivati qua, quindi direi andiamo a esplorare e manderei tutti tranne a sto punto. Direi tranne Elonwine. Esatto, proprio lei. Però Grimla fa solo metà vita. È a livello 5, ma ha solo metà vita. E per fare la missione finale non mi piace che sia messo così male. È vero che fa molto più danno di Elonwine perché è 2 livelli più alto, ma non voglio rischiarmela. E tra l'altro abbiamo solo più un giorno prima che ci sia una calamità. Per cui a tanto la calamità scoppia per forza. Per noi prima che arriviamo qua e facciamo scout. Facciamo che aspettiamo un attimo. Facciamo ripigliare lui i cuori. Vabbè, ne abbiamo di punti legacy. Per cui possiamo anche togliere tutto volendo. Allora questo lo togliamo di sicuro. Ma allora vediamo un attimo come siamo. Le gorgoni come sono. Hanno un po' di roba le gorgoni, anche i Deepest. Se tolgo tutto sarebbero 8 punti che spendiamo e ce ne rimangono 6. Ma questo qua dei Deepest li lascerei. Più un danno al Horn Child. Non è un problema, questi altri qua che sono un pochettino più fastidiosi li togliamo. No, Metea e Grimlath sono rivali adesso, che brutta storia. Ah, togliamo Elonwine e mettiamo Glimbaron, esatto, facciamo così. Sono rivali Metea e Grimlath. Che brutta storia. E andiamo. Finiamo
l'episodio con l'assalto qua. The lush landscape swells, shimmering scents blow by. Overhead, the clouds ball like string, yield thread to the intricate lineations of stratospheric lights. Fallen sweet melodies drift from the swaying foliage, ephemeral warm arms fall on the ear like snow. The colors don't ever stay the same, but it's... Where are we? All doors go somewhere. This is the other side of a glimmer scene. Terrafract is our word for it. I don't know if the tricks call it anything but home. Terrafract, but is it any of it real? Oh, it's all real, palpable, flavorful. See, naked of its shell, reality is this soft, pliable thing. Here, there are very few hard laws to contain in it. Reality is a pinking crab thing? No. I put it this way. Here, winds are born of wandering. Here, imagining the golden glow of a bitten plum, you might make the stars turn ember and drip out of the night. Here, every fantasy you have might be constellated around you, articulated, whole, interactive, but always morphing. Weird, I mean, it seems stable to me. I'm holding it still, mostly. I don't want you to be overwhelmed. But okay, I'm sorry, and I'm kind of losing my grasp on things, but in my dream, you'd be throwing your lives away for a person who's been gone so long. I can barely remember Elsie's face. I'll come along then. You were imprisoned, you were afraid, and weren't you? Oh, well, yeah. But then I was able to forge a way out. See, I found that I had the power to traverse this world. I was born with that power, the same way you were, Ethusia. Forgive me for interrupting, but I am absolutely itching to comment. He's here too? No? I am, but lately arrived. You seem so kind, so resourceful, but to paraphrase a dear friend, steaming is a weapon we wield like a sword, is it not? Wait. Milady, adesso distrugge tutto il coso che ha pregato Ethusia per tutto il tempo. Milady, I am done waiting. My hesitation has only ever brought others pain. How do you know the Mothman? You're acquainted with this cosmic vagrant, this light-lorn lost him? Yeah, he helped us save your sister, actually. Did you know he's the reason this all happened? The blood leads back to him. I fear that may be true. Everyone we lost? That's very sad. I wanted to like you. Call it an accident of fate, little owl. Perhaps one day I will explain in full. For now, I may only unmask her. How could you even hope to? An old keepsake. From under his head, the Mothman produces a moon. Here, she may obscure her shadow, but the glow of home is ever honest. Stop! Ow! He splits into a momentary spectre of presence, then resolves. Look what they have brought from the girl who was a Luna. Enough! I've brought myself. You should understand what that means. The borrowed moon withers in his hands. Her shape returns to normal. Her voice, however, exercises its profound new depth, and furling words that are heart-glazing, assuring, and powerful. All I wanted, dear Ethusia, was to ease you towards the truth. But now you've seen me. Please understand it's for the best. I am no longer a Luna. Arkwright as you knew a Luna Arkwright as you know her. But I've become something greater. Actis is my name. Actis, Queen of Light. I believe we all would have preferred a Luna. I'm sure you would. You like us frail and ignorant. No, Eluna was anything but frail. That much is obvious.
Coward like me knows courage when he sees it. You never knew me. You weren't down in that pit with us. I wasn't pulled out. I emerged from the muck. And I did it because I'm different. This world was too much for the others, but I mastered it. The trickster brought me to this place, but I made myself its queen. A queen must prove her patience, milady. You are a princess still. You're asking for my intolerance. Better for you if you remove yourself. Please, Lady Actis, Queen Actis, if that's what you like. You must have liked my smile, right? That's why you singled me out. Because that's not it? I'm sort of confused why I'm here now. You're a pair of clowns. Look, it's not complicated, Ethusia. This is our time. We're ascendant, and I mean all of us, together, humanity. You have a gift that was dormant in me. Even this Mothman of yours could join us. I don't mind, it's not important, and yes, the trickster destroyed lives, searching for me. Too many lives, but I'm here now. I lead the world into a new epoch, and fashion you as my first and finest companion, and I cannot let that happen. Ah, but you must see it. It's already happening. You can buy wings at any costume shop these days. Regardless, it's just a matter of time now, and I await the rest. In that case, I will stop the clock. I have only ever acted late, dear bird. Consider this my apology. But what? She is too powerful for any of us, but I have a few tricks left. One day, I shall come and tell you everything. For now, though... Crackling flash announces Ethusia's sudden unbuckling. She falls through a tunnel of luminous abstraction into broad, bland daylight. Ethusia! She appears to her brother frantic eyes and searching calls and staggers around mossy rocks. Hey, you alright? Easy there. Oh, I've got... She's over here. We owe that Mothman one more time, huh? I feel weird, but are those wings? Ethusia promptly faints, Dustin catching her before she falls too hard. She's weak. We should get off their doorstep. Tricksters surge out of the open folding air. Ethusia is vulnerable. Can't exactly move away safely, can we? Hold out as long as we can, then. Quindi c'ha avuto una trasformazione, adesso c'ha le ali Ethusia, ma dobbiamo difenderla. Però non c'è la principessa, se non altro. Sono 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pensavo peggio, allora il problema grave sarà questo Nightmare, mi sa, perché gli altri dovrebbero essere più facilmente gestibili. Siamo tutti un po' sparpagliati, per cui... No, lei può andare in Silk Touch, in Silk Plane, se per caso picchia gente, per cui direi che conviene che si sposta in qua. Dovrebbe riuscire a seccarlo uno di quei due, vero? Ah no, non è Metea che va in Silk Plane, è l'altra. Per cui è stato inutile seccare quello, avremmo dovuto picchiare l'unresting. Allora farei che... No! Posso annullare? No. Sì. Potevo, ma solo 2 per coso. Allora io direi che con lui... muoverei qua. Andrea mena... Lo picchia? La secca? Oh, bravissimo. Molto molto bene, perché quegli affari là hanno lo stun ad area che non è buono. Chi è che ci rimane? Allora, Ethusia è stunnata. Abbiamo Bria e Glimbaron che possono gestire la situazione di qua.
Mentre invece lui riesce per caso a fare qualcosa d'aria su... Ah, può fare un discuss da qua, ma c'ha il coso davanti, per cui... facciamo che prendere Glimbaron. Non riesce ad andare fin là perché c'ha i tizi davanti. E gli altri davanti che bloccano, per cui... Facciamo che mi sposto, faccio... Questo può fare un discuss che potrebbe effettivamente tornare buono, utile. Vai. Molto bravo, molto bravo. Al Nightmare si è spaccato in due? Può essere buono, può essere male. Ma è sempre che si muove così poco? No, anche lui si muove poco sto giro. Vabbè, almeno stanno tankando di là. Aia. No, allora, per ora ce la stiamo facendo bene. Allora, tu picchia qua e dovremmo essere liberi. Andrei Grimlaff sopra. Ammenaglie a quell'altro là, che però è nascosto. Cosa ci vede meglio di qua? Boh, noi ci proviamo. Secondo me è sempre in cover, però. Però ci è andata bene. Allora, no, c'era lui che è sempre infuso con l'affare qua, per cui un... Niente, ci è andata male. Ok, però c'è il doppio. Questo perché adesso attacca su due... Questo attacca ad area? Boh. Allora, lei può andare qua. A fare così. Che visto che ho l'azione gratis di spaccare robe, così almeno ci andiamo sul sicuro. Allora, arriva un altro Nightmare e due Ether. Allora, questo è un Ether e l'altro Ether da dove è arrivato? Non lo so, ma Metea potrebbe essere in una situazione critica, per cui... manderei Grimlaff qua di backup. Farei un ambush su quest'area se per caso qualcuno passa. È un piccolo danno, ci sta. Allora adesso tu... Però aspetta, Dustin c'ha ancora il discorso, vero? Ma ha bloccato, vabbè, allora facciamo... Andata? Molto bene. Lei che ha la lancia dovrebbe poter menaglie al Nightmare e lui non può fare molto, resta di sentinella. È vero che lei è un po' isolata ma dovrebbe... Ah, guardali. Era sotto effettivamente.
Allora. A lui forse... No, seccarli non li secca. Può seccare questo volendo. Che è già buono. E lei... dovrebbe poter seccare. Non ci arriva? Capperi. Vai in silk allora, quasi quasi. Ah, lui non c... No, dovrebbe arrivarci qua, ma c'ha l'affare davanti. Ci proviamo lo stesso. Abbiamo sprecato l'attacco perché... Però, lui il discuss riesce... No. Riesce a infondersi con qualcos'altro? No. Fai che muoverti più qua. Non gli dà comunque accesso ad altre discuss. Aspettiamo. Non buona. Cavolo, ne arrivano altre. Dobbiamo sopravvivere a 7 turni, quindi non è una roba tanto di picchiaforte, eh. Brava. Allora, Glimmer. Mena e poi può spostarsi. Ritornerei un attimo giù. Più che altro perché c'è Ethusia qua da sola. Ah, tu infonditi con questo. E fai un... Ah, non ci arriva con niente, neanche con un discuss. Di rimbalzo. L'ha bloccato, porca miseria. Capperi sono tutti qua sotto. Sono tutti qua sotto. Direi ritirata tattica. Direi ritirata tattica. Cavolo, mi sembrava troppo facile. Ancora altri, da dove? Da molti posti. Tu mena. Non ci arriva. Infonditi su questo e fai un discuss da qua a lui. Ok. Poi prenderei Glimbaroen. Secca questo, poi spero che si possa muovere perché deve venire qua in aiuto degli altri. E non cammina molto lui.
Però, allora, qua ne abbiamo ancora un altro. Porca miseria. E non so se riuscivo a seccarlo tra lei e... Sì, ok. Per fortuna sì, ma c'è ancora tanta gente là sotto. Bria non è messa per niente bene, della su da sola. 7 turni sono tanti per riuscire a sopravvivere quando Bria non ha più vita praticamente. Cap... no, niente, è persa, raga. È persa. Non penso che possiamo fare altro se non perdere. Continua a tirarci fuori gente sempre più forte qua. Fai un discuss da qua. Perché lei non fa danno? E non lo uccide neanche. Ah no, ok, l'ho ucciso perché ha crittato, ma se no altrimenti è un corno. Metea è morta praticamente. Eppure di equipaggiamento ne avevamo, che cavolo è successo? Ah no, siamo sopravvissuti abbastanza? Ok. Non mi ero accorto che eravamo già al turno 8, pensavo che fosse ancora 7 turni. Ah, che spavento, ok, no, ce l'abbiamo fatta, bene, 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 bene. Allora, questo lo darei quasi a Metea, visto che c'è il coso più scarso, infatti. Vai con questo. Ah, però perde il leaf. Spacchiamolo allora. Le uppiamo quello suo. Visto che è incantato. Ah, lei fa lo shred allora, sì. Ah no, Metea che fa lo shred non è l'altra. Non è Elon Wine. Cos'è che può avere? Ah, da più un danno e più uno di range. E non ha più il range minimo. Non lo so se andare con il piercing o con lo sharpshooter. Andrei forse con lo sharpshooter. Visto che lei fa poco danno in questo momento. L'episodio sta diventando lungo, lo so. Ethusia regains her awareness. And immediately regrets it. Friends? Thrix have overrun their position. Claim Baron! Like ants, they flew and climbed on the corpses of their own. Ethusia, Grimbaron, Grimleft, Metea, Bria, and Dustin, their bones might lie here forever. Unless... Ugh! Everyone, gather close. Ethusia, if you can't fight, then we'll be finished soon.
But Ethusia's face goes clear and calm. The wings on her back flutter, then fly open. When the grey light dissipates, all are swathed in a private twilight. The trickster mill uncertainly, unable to perceive them. Under the cloak of Ethusia's new magic, they vanish. Pursuing trickster fun out to find them, but the company dodges detection among trunks and evening fog. They get little sleep day and night, coming home to 7 bands, safe and exhausted. Hey there, bedtime, I'm sorry. You know your wings shine in the fire? Yeah, that's kind of neat. Was coming to say, you can sleep here tonight. Your room, your bed might not feel safe to you, right? It'll be like old times. Hadn't comes, huh? What? Oh. Doesn't make sense. Why he'd jump in for my sake, or how he appeared that morning, told us where to wait. We were close, but we wouldn't have been out of reach. Planted some kinds of beacon to guide us. They then said he was off to make sure you wouldn't be late. Thought I was pretty smart. Got to let people take care of you when they want to. Well, but if this act is some kind of queen of trickster now, are we in more trouble or less? Does she want us dead? What does she want? Walk outside with me. Mom warned us, right? That the most dangerous people we'd meet will be the ones who had nothing to lose. I do remember that, yeah. Eluna and the Mothman. They're being of a similar order now. Closer to each other, I think, than we are to either of them. But they're different in this respect. He's afraid. And she's not. She's... I don't think she's got any reason for fear. Eluna, Actis. She is unattached. In a way, maybe unfinished. And I think she sees us all that way. I just wish I'd been able to listen a little longer. Her voice is... Know what mom would say now? No sky is even improved by your peeking at the stars. She'd kiss you and send you to bed. Yeah, she said the same thing to you when your pimples were bad. Yeah. Yeah, but if Actis is trickster now, for good and all... no, mi sono perso un pezzo. Back. There's only one way we've seen it, and... right? The peace that comes will be a balm to many. 6 more years they can shovel in onto the bones of bad memories and good friends. But some are unable to forget. Their blood, their bodies remind them to them. The dragging seasons will peel up scabs, and they'll continue to listen for rumor of Eluna or the Moth. Ok, quindi questa è la fine dell'atto 3. E ci rivediamo nel prossimo episodio, direi, perché sono già passati quasi 40 minuti. Vi ringrazio come al solito per la visione, lasciate un mi piace, un commento, iscrivetevi, ciao a tutti, buona giornata.